Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Quando Gesù faceva questi discorsi apocalittici era un dilettante. Le sue non sono parole che fanno accapponare la pelle. È molto più d'effetto la frase di Greta Thunberg di qualche anno fa: siete rimasti senza scuse e noi siamo rimasti senza più tempo. Ancora più apocalittica è quella del ministro della salute tedesco di lunedì scorso: a fine inverno o saremo vaccinati o guariti o morti. Che senso ha pronunciare delle frasi del genere? Inizia l'avvento, ci sono già le luci di Natale accese, sentiamo già il profumo del pandoro e a messa devo sentire un Vangelo così? L'intento di Luca, quando ha scritto queste parole, è lo stesso di Greta e del ministro tedesco: guardare il futuro per vivere bene il presente. Luca ha di fronte la comunità che ha già visto la distruzione di Gerusalemme, che vive le persecuzioni e che comincia a chiedersi come mai Gesù stia tardando a venire nella sua gloria. Ma non era risorto e poi aveva detto che sarebbe tornato? Quando arriva? Le angosce della comunità a cui Luca scrive sono le stesse che abbiamo noi: il rinnovo del permesso di soggiorno, gli esami del sangue o la risonanza periodica, gli esami all'università, i genitori che si invecchiano, il Covid. Ma quanto deve durare ancora questa storia? Ce lo chiediamo spesso, ma se stiamo solo ad aspettare che passi, non ci passa più. Proviamo a tornare al Vangelo. Magari ce lo potremo anche leggere tutto il capitolo 21 di Luca. Il contesto in cui Gesù pronuncia queste parole è un contesto turistico. Ci sono delle persone che stanno ammirando il Tempio di Gerusalemme e come tutti i turisti dicono: wow, guarda che bello. Gesù gli risponde: sarà anche bello, ma verrà distrutto tutto e non ne rimarrà più niente. Il discorso si fa interessante. Gli chiedono: e quando succederà? Capite? Gli fanno la domanda sbagliata e insistono: come faremo a sapere per tempo se sta per venire giù? Sbagliata anche questa. La domanda giusta sarebbe stata: e noi che cosa possiamo fare oggi? Il senso delle frasi apocalittiche di Gesù o dei due personaggi citati prima non è per pensare al futuro. L'invito è di guardare il futuro con speranza. Non per niente nel Vangelo di oggi si parla di due tipi di persone: loro e voi. Loro muoiono di paura, voi risollevatevi. Se nel racconto di Genesi la creazione era stata rovinata dal peccato originale, di fronte a quello che qui sembra una creazione al contrario, le coppie sole e luna, cielo e terra e mare sono sconvolte e tornano nel disordine, qui arriva la salvezza. Quelle di Gesù sembrano le parole di un istruttore di un corso di guida sicura. Sono l'invito a rimanere sul pezzo. Se la macchina sbanda, non lasciare il volante. Quelle di Gesù sembrano le parole della mamma quando prendi la macchina. Stai attento, non bere, non usare il cellulare, non guidare se sei stanco, altrimenti rischi di andare a sbattere. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Pari pari.
Se ci fate caso, dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita assomigliano anche un po' ai terreni della parabola del seminatore. Una delle parole più enigmatiche di questo brano è laccio. In italiano abbiamo letto dal testo della CEI del 2008: state attenti, quel giorno si abbatterà come un laccio. Non si capisce. In greco è pagis. In inglese è molto più chiaro. Lo traducono come trappola. È una trappola, it's a trap, esclama l'ammiraglio Akbar all'inizio dell'attacco alla Morte Nera nel Ritorno dello Jedi, uno dei film della saga di Guerre Stellari. L'invito quindi del Vangelo di oggi è di non farsi prendere dallo spavento, di non cadere in trappola, ma di tenere gli occhi puntati sulla meta. Noi il vaccino ce l'abbiamo, si chiama preghiera. E allora preghiamo con queste belle parole di cui comprendiamo benissimo la portata. Signore, ti preghiamo di insegnarci a comprendere il frutto dal bocciolo, perché possiamo essere fedeli alla tua promessa come le vergini attendono lo sposo. Aiutaci a vivere l'ora, rispondendo al tuo appello con un eccomi generoso, che nulla teme e tutto spera.